Eccomi qui, benvenuti in appuntamento in giardino. Un piccolo aggiornamento su ciò che ho fatto in questi giorni. Mi sono occupato di creare un nuovo sentiero come ingresso in giardino, che è questo che potete vedere. Ai lati ho sistemato 8 piante di queste rose, molto belle, con questo colore rosa fucsia molto forte. Sono delle rose tappezzanti, si chiamano knockout, e crescono 80 cm e si allargano per 1,20 m, quindi l'ho sistemato un po' distanti da quello che è il sentiero, così poi loro crescendo si uniranno di volta in volta creando una specie di ingresso colorato verso quello che è il giardino. Dietro di me potete vedere un arco che ho acquistato ieri ad un prezzo veramente molto basso in un bricolage, molto fragile, sarà da ancorare bene. Voglio fargli arrampicare una rosa, ma vi descriverò questo dopo, perché adesso nel video di oggi parleremo di una rosa molto bella che potete vedere alle mie spalle, ed è una rosa inglese, la Graham Thomas. Eccola qui, rosa Graham Thomas, una rosa inglese nata nel 1983 tramite un incrocio tra una rosa antica e una moderna, ovvero una rosa Charles Austin incrociata con un iceberg. Tramite questo incrocio è nata questa rosa. Nel 1983 appartiene al gruppo delle rose inglesi create da David Austin. La Graham Thomas è una rosa molto facile da coltivare in giardino, io ce l'ho da circa 6 anni se non sbaglio. Raggiunge un'altezza di 1,20 m, ma anche di più, in questo caso è arrivata quasi a 1,80 m, quasi 2 metri, da quel gruppo di boccioli che devono ancora aprirsi, e ha questo portamento a cespuglio. Il colore dei suoi fiori è di questo giallo carico che diventano più chiari invecchiando, quindi mano a mano che il fiore matura, viene impollinato e perde la sua funzione, diventa più chiaro rispetto agli altri fiori che hanno questo giallo oro molto carico. Il profumo di questa rosa è veramente buonissimo. Ricorda un po', a me ricorda il tè al limone molto dolcificato, magari con miele, un tè al limone molto mieloso, quindi l'odore è veramente affascinante, molto bello. Non è una pianta rampicante, è una pianta a cespuglio, viene venduta anche come piccolo rampicante, perché volendo i tralci più alti si possono legare, ad esempio ad un arco, si possono legare dandogli un po' una forma che segua una struttura, ma in realtà questa è una pianta nata principalmente, vista il suo portamento a cespuglio, come pianta da aiuola. È una pianta che spicca molto bene in giardino se viene coltivata all'interno di siepi, magari siepi che hanno un movimento particolare nel giardino, dove fanno delle curve, delle siepi un po' basse. Dentro si può sistemare una di queste rose che esce fuori con questi suoi fiori gialli, che tra l'altro, cosa molto buona di questa rosa, è una fioritura continua, quindi comincia verso fine aprile e va avanti fino ad agosto-settembre. Naturalmente non con la stessa vigoria iniziale, quindi più avanti farà meno fiori, ma comunque una rosa sempre fiorita e di facile coltivazione. È una pianta molto resistente alle malattie. Praticamente le mie rose, io quando arriva l'inverno cominciano a spogliarsi un po' di tutte le foglie che hanno preso qualche piccola malattia, perché lei ad esempio patisce un po' di picchiolatura delle foglie, che sono queste qui. Non posso staccarvela, o magari ve la stacco adesso, perché poi non vorrei ritoccare la pianta. Quando noi tocchiamo delle foglie malate delle rose, dobbiamo ricordarci che la mano che ha toccato la foglia malata, che può avere batteri e funghi,
non deve ritoccare la rosa, perché praticamente io, toccando poi delle foglie sane, rischio di ritrasmettere di nuovo la malattia alle foglie che sono sane della pianta. Quindi con questa mano qui io la rosa non la tocco più, potrò toccarla con questa. Vi faccio vedere, questa è una tipica malattia della rosa. Può essere una virosi, una ticchiolatura, credo. Questa pianta comunque è abbastanza resistente alle malattie. Io, quando arriva l'inverno, come dicevo, quando la pianta si spoglia un po' delle foglie, che non ha più i fiori, la lascio andare in riposo, e durante l'inverno, quando non ci sono giornate piovose, nevose o comunque che non sono umide ma abbastanza secche, se abbiamo delle settimane in cui c'è un po' di sole nonostante il freddo, possiamo irrorare dal basso la pianta andando verso su con del verde rame, in modo da garantirgli poi una copertura per quella che è la primavera dopo l'inizio della nuova stagione vegetativa. Applicare d'inverno il verde rame è molto consigliato sulle rose, perché le piante sono a riposo e quindi si combatte già come prevenzione il virus che può causare delle macchie fogliari. Durante la stagione vegetativa, in giornate non di sole, possibilmente alla sera, possiamo irrorare con del verde rame le foglie, però se la malattia è già cominciata sulla pianta, purtroppo non possiamo farci nulla, bisogna cercare di contenerla un po', dandogli quali cure alla pianta. Quando noi coltiviamo una rosa, la coltiviamo bene, quindi garantendo nutrimento, acqua, non la lasciamo seccare, non gli facciamo patire la siccità, ma continuiamo a rifornire un po' di acqua e, appunto, come dicevo prima, del nutrimento. Gli abbiamo dato una buona esposizione al sole, soprattutto con le potature, anche un po' di arieggiamento all'interno della pianta, togliendo quei rami vecchi e morti. Si garantisce alla pianta una buona circolazione di aria anche all'interno. Con una buona esposizione solare questo fa sì che le malattie fungine delle rose non si sviluppano molto. Quindi ricordiamoci nella potatura delle piante di lasciare sempre all'interno della pianta stessa un po' di vuoto, magari cercando di coltivare le rose a vaso, con la potatura a vaso, in modo da garantire appunto all'interno movimento dell'aria e anche un po' di insolazione. Questo dovrebbe garantire al 100% no, ma sicuramente aiutare la pianta a non sviluppare malattie fungine come ticchiolatura o altre cose. Questa è una rosa inglese che non vuole una potatura drastica, quindi la potatura di questa pianta si farà solo come contenimento per ridargli una forma. Quindi all'inizio della stagione vegetativa, prima ancora che parta la pianta a vegetare, possiamo intervenire, e quando sono finiti i geli, possiamo intervenire sulla pianta cercando di ridargli appunto una forma, sfoltendola all'interno, eliminando i rami malati e accorciando di poco i suoi vari rami, in modo da ridargli un po' una forma che sia un po' quella che noi vogliamo dalla pianta. Questa quindi è la rosa Graham Thomas, una rosa inglese. Io l'ho acquistata 6 anni fa insieme ad una mia amica, Lidia. Lidia, se mi stai seguendo ti saluto e ti invito anche a ricordarti come l'abbiamo acquistata in vivaio questa rosa, perché era non così grande, aveva solo alcuni rami, ma era molto lunghi, più o meno come questi. L'abbiamo caricata in macchina, la mia amica Lidia si è sistemata nel sedile del passeggero, perché dietro c'era il vaso della pianta con le altre piante che avevamo acquistato, e quindi questa povera mia amica si è trovata nel sedile da passeggero completamente invasa da questi rami spinosi, e non penso che sia stato un viaggio molto piacevole quello del rientro a casa. Però Lidia, ti ringrazio ancora, perché senza di te non avrei trovato in commercio questa pianta in quel famoso vivaio. Grazie Lidia. È una pianta, la Graham Thomas, che possiamo anche potare tranquillamente. Le sue spine sui rami sono abbastanza forti, però sono molto distanziate, quindi possiamo anche, usando un paio di guanti leggeri, fare delle operazioni di manutenzione sulla pianta stessa. Ho acquistato questo arco inizialmente perché volevo fare arrampicare un po' questa rosa sull'arco, però lei purtroppo è una rosa cespugliosa,
piccolo rampicante, se possiamo chiamarla così, perché si possono prendere i rami adagiandoli all'arco, facendoli arrampicare. Naturalmente la sua altezza massima è questa, quindi si arrampicherà solo da questa parte. Io però ho deciso di acquistare una rosa da mettere da questa parte, in modo che crescendo sull'arco si ricongiunge un po' a questa. Prenderò una rosa non molto vigorosa, con una crescita massima di 2,5 m, 3, non di più, possibilmente una rosa inglese, perché io adoro le rose inglesi, sono veramente un appassionato, le preferisco alle classiche rose romantiche con il classico fiore da regalo, diciamo. Preferisco più una rosa con un portamento di questo tipo, con questi fiori a coppa, mi piacciono tantissimo, nei vari colori. La rosa che metterò qui sarà sicuramente una rosa o bianca oppure bianca sfumata leggermente o di rosa o di giallo. Questo perché? Perché il colore giallo delle rose non si adatta molto bene a composizioni, perché il giallo è un colore che rimane quasi sempre un po' a sé. Già vicino ad una rosa rossa il giallo e il rosso crea un contrasto molto appariscente. Una rosa di colore rosa vicino ad una rosa gialla a me dà sempre questo effetto un po' gomma da masticare, chiclets. Non so se vi vengono in mente i vecchi chiclets, i Big Bubble, che erano a metà, alcuni erano metà gialli e metà rosa, ecco, mi dà sempre quell'effetto un po' di gomma da masticare. Quindi preferirei in giardino non avere accostamenti di questo tipo, piuttosto una bella rosa bianca che richiama il bianco dei fiori di questa pianta quando stanno per sfiorire, che diventano molto chiari come in questo caso, non proprio bianchi però molto chiari e tendenti al bianco. Alcuni addirittura hanno delle screziature rosa, quindi potrebbero richiamare il bianco e rosa di una rosa fatta arrampicare qui. Sicuramente una rosa bianca con piccolissime sfumature rosa, o ancora meglio con delle sfumature aranciate all'interno del fiore, ma sostanzialmente una bella rosa bianca e possibilmente a coppa inglese di vigoria contenuta, in modo che possa arrampicarsi qui nell'arco, arrivando più o meno a questa parte qua e portando l'occhio dell'osservatore che guarda la pianta arrampicante sconfinare sul colore giallo di questa rosa sempre in fiore. Naturalmente la varietà che sceglierò da mettere qui sarà sempre una rosa a fioritura continua. Ricordiamoci che le rose in vendita non sempre hanno una fioritura continua, alcune hanno una fioritura che dura una stagione. Abbiamo visto in uno dei miei video precedenti la rosa Banksiae lutea che si arrampicava su quel muro, adesso è completamente spoglia di fiori. La sua fioritura dura un mese circa, poi finito quella abbiamo una pianta verde. Quindi consiglio per chi vuole un giardino molto colorato di scegliere appunto delle rose come in questo caso qui, una rosa tipo una Graham Thomas, proprio per avere sempre un colore in giardino e avere il giardino sempre vivo, perché molte rose, finita la stagione di fioritura che può durare una stagione sola o addirittura anche solo un mese, poi si presentano come degli arbusti verdi e bisogna fargli arrampicare qualcos'altro in mezzo per poter avere di nuovo i fiori su questi cespugli. Spero che la rosa Albertini vi sia piaciuta, è una pianta stupenda, spettacolare in giardino, dà questo colpo di luce fantastico e con questo giallo che richiama proprio la luce solare in giardino. Ci vediamo al prossimo video e grazie per essere venuti a trovarmi. Se avete delle domande da fare fatele pure, io risponderò sotto nei commenti. Ciao ciao a tutti!